Ciao a tutti, parliamo di CarboVap. Cos'è CarboVap? Beh, CarboVap è un'applicazione il cui scopo principale è quello di accendere e spegnere il vostro Bluetooth oppure la Wi-Fi che è sul vostro smartphone sulla base di tutta una serie di condizioni, veramente tantissime che potrete impostare. Allora, in blu vedete le quattro condizioni, quattro gruppi di condizioni principali. Potrete averne attiva solo una alla volta di queste. Allora, la prima è lo svolgimento di una particolare attività. Quindi, per esempio, se siete fermi, state correndo, camminando, se siete in bicicletta, se siete in macchina. La seconda è se vi state muovendo ad una certa velocità, per esempio oltre i 25 km orari. La terza è se vi trovate in una certa posizione geografica. La quarta è se lo smartphone è posizionato verticale, orizzontale oppure flat, posato sul tavolo per esempio. Le prossime due modalità sono se state telefonando, lui avvierà automaticamente il Bluetooth, oppure una qualsiasi situazione esprimibile da un plugin scritto in JavaScript da voi stessi. Ecco, ovviamente dovete essere esperti, dovete conoscere Java, potrete in tal caso programmare la mia applicazione esattamente come volete voi fare le cose che avete in mente, esattamente secondo il vostro sentimento. Bene, andiamo a vedere adesso le principali modalità, condizioni che abbiamo visto prima. La prima è il discernimento di una particolare attività, questa è la situazione di default, quindi quando parte la mia app la prima volta partirà in modalità movimento, in sottomodalità riconoscimento attività. Ecco. Una volta che avrete impostato la modalità, potrete poi, ecco, vedete voi, attraverso i parametri operativi andare a impostare finemente cosa fare. Ecco, da qui in alto potete decidere se attivare il Bluetooth oppure se attivare la Wi-Fi o spegnerla, oppure ancora, oppure anche attivare delle applicazioni. Ecco. Quali sono i parametri operativi fondamentali? Quelli discriminanti sono l'attività, quindi se siamo fermi, se stiamo camminando, se stiamo correndo, se siamo in bicicletta, se siamo in macchina, l'affidabilità con la quale vogliamo discernere questa attività. Ecco, 0 vuol dire che passerà qualsiasi attività, anche che il riconoscimento non è affidabile. 5 è la massima ovviamente affidabilità, però al tempo stesso potrebbe magari non capitare mai che si raggiunga un simile livello di affidabilità. Quindi bisognerà trovare il giusto compromesso. In genere io suggerisco un numero tra il 2 e il 4. È anche possibile trovare una soglia, quindi nel caso che non vogliate per esempio che vengano riconosciute situazioni sotto l'1, sotto il 10%, in tal caso potete impostare la soglia. Ecco, il timeout è importantissimo. Cosa vuol dire? Vuol dire che qui impostate, se lo attivate, vuol dire che dopo un po' che l'attività è entrata e che quella condizione che abbiamo impostato non è più vera, per esempio in questo caso, dopo un minuto che un carro non è più vera, l'app passerà in stato disattivato e quindi ciò che aveva attivato o disattivato lo disattiverà e quindi lo porterà in situazione contraria. Per esempio se la wifi era on la porterà off, se la wifi era off la porterà on. Quindi il timeout viene utilizzato come metodo, diciamo, di uscita dalla condizione di attivazione e verrà eseguita ovviamente azione contraria. Ecco, un'altra possibilità è quella di, attraverso l'opzione connessioni BT valide, individuare delle connessioni con dei dispositivi BT che potranno eventualmente inibire il timeout. Quindi qualora il timeout sia attivo, la condizione però sia rientrata, ma siamo connessi a uno di questi dispositivi, il timeout verrà inibito fino a che rimarremo connessi. Quindi praticamente possiamo salire in macchina, nell'attimo nel quale ci muoveremo il Bluetooth si attiverà,
a quel punto magari si collegherà alla nostra autoradio e a quel punto rimarrà inibito, anche se magari ci sosterremo per un attimo, fino a che rimarremo connessi con il dispositivo autoradio, per esempio. Ecco. Da Android 10 in su è necessario richiedere i permessi di attività. Posizione e velocità. Bene, in questo caso si rimuove la sottomodalità riconoscimento attività e si procede nella modalità solo movimento. Quindi in questo caso potremmo impostare altri parametri, per esempio appunto la velocità fondamentalmente, possiamo impostare sia in chilometri orari che in miglia orarie. Ecco. Ciclo GPS è il numero di secondi che ci sarà fra una rilevazione della posizione successiva. Anche qui c'è il timeout e anche qui ci sono le connessioni Bluetooth che possono inibire il timeout stesso. Ecco, da Android 10 in su, questi mostri di Android ormai richiedono permessi sempre più stretti, sempre più pressanti e questo chiaramente ha reso sempre più difficile costruire delle applicazioni che consentono all'utente di fare quello che vuole, perché siamo sempre a scontrarci contro questi permessi che vanno richiesti e non sempre gli utenti possono capire questa necessità. Ecco, in questo caso particolare da Android 10 in su e in particolare dall'11 bisogna richiedere, se si vuole avere sempre la posizione disponibile, consenti sempre, che è la diciamo condizione più forti, perché il riconoscimento della posizione, quindi della velocità, deve essere fatto anche e soprattutto quando la mia applicazione gira in background. Ok. Bene, ora i recinti virtuali, bene, questa è la terza modalità e qui abbiamo la possibilità di inserire una posizione geografica, un raggio in metri di tolleranza e le azioni che vogliamo, ad esempio accendere il Bluetooth e se vogliamo anche attivare delle applicazioni in caso di attivazione. Ok, l'orientamento, anche questo abbiamo detto, la posizione nella quale si trova il telefono, questa è un'altra possibilità interessante. Ecco, possiamo individuare delle posizioni a gruppi di due, nelle quali nel primo caso si attivi e nel secondo caso si disattivi l'azione che abbiamo impostato qui sopra. La modalità che poi può girare comunque in background è la modalità telefonata. In questo caso quando riceviamo una telefonata verrà attivato automaticamente il Bluetooth all'atto della telefonata. Questa necessita chiaramente dei permessi telefono perché la mia app deve essere in tal caso in grado di rilevare che sta avvenendo una telefonata. Ecco, plugins in Java, beh qui vi consiglio di andare a vedere il video che spiega, video 3J che spiega i plugin, l'argomento è complesso, d'altra parte questa parte è accessibile solo unicamente a chi conosce JavaScript e chi sa programmare, ma a questo punto non avrete assolutamente alcun limite e potrete scrivere esattamente le condizioni che avete in mente voi e far fare quello che volete allo smartphone sulla base di varie condizioni. Questo pezzo di codice girerà nella condizione che volete voi su timer, quindi ogni 30 secondi, alla ricezione della telefonata, all'attivazione o disattivazione del Bluetooth e al cambio di posizione. Bene, ecco, applicazione aveva detto che in condizioni di attivazione possono essere anche lanciate delle app se l'avete programmato in tal senso. Ebbene, dalla pagina app potete selezionare le applicazioni che volete che siano lanciate all'attivazione. Per esempio, in questo caso potrebbe essere lanciato l'applicazione Autovelox in maniera automatica, quindi acceso il Bluetooth, acceso l'Autovelox ed ecco qua che avrete automaticamente tutte le funzionalità che vi servono in maniera automatica anche se vi siete dimenticato. Ecco, anche in questo caso ci sono un sacco di limitazioni che sono arrivate da Android 10, in particolare dall'11 in su, e in questo caso occorre richiedere dei permessi per lanciare le applicazioni quando la nostra app gira in background. E qui vedrete che
vi verrà in tal caso richiesto il permesso di essere visualizzato sulla applicazione. Solo in questo modo la mia app potrà, diciamo, eccolo qua, il permesso, potrà lanciare le applicazioni. Ecco, questa è un'opzione particolarmente interessante e mi è stata chiesta perché ovviamente quando lanciate la mia app e la lasciate attiva, naturalmente disattiverà dopo un po' in modalità tema, disattiverà dopo un po' il Bluetooth molto rapidamente e questo chiaramente può essere un problema che chi ha in mente di usarlo magari per collegarsi un attimo alla Wi-Fi che è in casa, al Bluetooth che è in casa, eccetera, eccetera, e all'auricolare e così via, ma ovviamente lui lo andrebbe subito a disabilitare. Bene, con questa opzione potrete impostare un tempo in minuti tale durante il quale diciamo potrete fare quello che avete da fare e il timeout verrà in tal caso registrato dopo questo tempo. Avvisi e notifiche, nella sezione avvisi e notifiche avrete la possibilità di attivare i suoni di avviso all'atto dell'attivazione e disattivazione scegliere i suoni che volete al riguardo. Inoltre potrete impostare se volete che si accenda lo schermo automaticamente in modo da avvisarvi ulteriormente quando si attiva o si disattiva. Poi se vogliamo inviare notifiche al sistema possono essere lette da altre app come ad esempio dal mio lettore di notifiche free oppure se vogliamo pilotare sempre il mio lettore di notifiche free e con questa mia app ha una sua rilevazione del movimento molto minimale e se volete naturalmente di più potete collegarvi alla mia app CarMove App che in tal caso sarà in grado comunque di pilotare l'attivazione del lettore di notifiche free. Bene, la sezione salva e ripristina vi permette di salvare e ripristinare la configurazione e infine programma la mia app l'abbiamo visto prima, aspetto e widget, questa è proprio l'ultima parte che ci interessa guardare, in questo caso potrete la prima opzione personalizzare il widget, eccolo qua lo vedete, potete estendere le dimensioni e potete abbinare i tasti a ognuna di queste è una dimensione 1x4, potrete abbinarci per esempio 4 tasti e scegliere che funzioni volete abbinare ogni tasto. Infine dalle opzioni più grandi potrete, se lo premete una volta, aumentare la dimensione della descrizione, quindi leggerla meglio, se lo premete 2 volte potrete passarne alla modalità, diciamo, professional con le